Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie generali predestinate per il Sagittario per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta della Torre. Amici del Sagittario, può essere un momento di destrutturazione, un momento dove le certezze su un determinato tema potrebbero crollare. Diciamo che è un momento di caduta prima del cambio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. In più nella descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e poi sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Sempre nella descrizione trovate anche il link alla presentazione del corso di livello intermedio di tarocchi che si terrà a gennaio 2026. Le iscrizioni sono già aperte e per qualsiasi informazione o guardate sulla pagina web o mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie del Sagittario. 5 di spade, 2 di pentacoli, abbiamo un 2 di spade, mamma mia quante ne sono uscite. Vediamo adesso che cosa. Allora, 2 di spade, abbiamo un fante di bastoni, un 3 di bastoni, un 9 di spade, la regina di coppe, queste due io le ritirerei, e un re di pentacoli. Voglio solo vedere, 6 di spade, 8 di coppe. Ok. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e cerchiamo di capire qual è la cosa più importante, perché questa è una stesa generale, quindi verrà fuori diciamo la cosa più importante del periodo. Tenete presente che in un secondo momento andremo a vedere diciamo lo sviluppo temporale della situazione, quindi cercherò di dirvi che cosa succede quando. Tenete anche presente che questa è la prima di 4 letture, è quella generale, ce ne sono poi altre 3 più specifiche, una è sulla diciamo parte spirituale, una è sull'amore e relazioni e un'altra è poi sull'economia e il lavoro. Bene, andiamo a vedere. Ok, 5 di spade è spiegato da un 10 di spade e da un 8 di spade. C'è come confusione sulla fine di qualche cosa, sulla fine di qualche periodo. Tenete presente che però il 10 di spade fa riferimento alla fine della sofferenza. Essendo tutte spade è una sofferenza che crea la mente, però rendetevi conto che con l'8 di spade siete voi che vi state auto-boicottando, siete voi che vi state come creando queste lotte interne, questa insicurezza, questi dubbi. Andiamo a vedere il 2 di denari, abbiamo un 8 di bastoni e un 4 di pentacoli. Diciamo che c'è l'8 di bastoni ed è un acceleratore. Io credo che potreste vivere un momento di alti e bassi e secondo me sono proprio dati un po' da questo 5 di spade, da questa confusione mentale, da queste lotte interne, da questo vedere parziale. Occhio perché l'8 di spade a volte parla dell'atteggiamento di vittima, dell'entrare nel ruolo della vittima, del povero me, non vedo soluzioni, non so che cosa fare.
ho bisogno che qualcuno mi aiuti, che qualcuno mi salvi. Ci sono come appunto degli alti e bassi. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché il 2 di spade è una carta di dubbio, di indecisione, ma giustamente partendo con un'energia così è anche comprensibile. Cioè, vedo adesso 2 e 2, 3 2 avete, 2 2 2. 2 di pentacoli, 2 di spade, 2 di bastoni. Dubbi, insicurezze, incertezze. Abbiamo carro e 4 di bastoni. Può essere un tema legato a una casa, al dove vivere, al trasferimento, al trasloco, perché qui anche avete 2 4. I 4 di solito sono carte di stabilità, sono legati a quello che ci fa sentire stabili, no? E c'è come una decisione da dover prendere. Può essere appunto la decisione di spostarsi con questo carro, di traslocare, di fare un viaggio o di iniziare questa avventura per, mi viene da dire, avere casa vostra. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 3 di coppe. Fante di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante, perché si ripete. Regina di spade e 9 di spade. Caspita, avete 5, 8, 9 e 10 di spade e il 2 anche. E qui anche un altro 9 di spade. È la testa che vi frega. E qui sì, si tratterà di ritrovare un pochettino l'entusiasmo, perché secondo me questo vostro stato mentale vi tira abbastanza giù a livello morale. E qui per ritrovare l'entusiasmo è come se aveste bisogno di darvi delle regole, delle dritte, dire no, ok, basta, da adesso in avanti faccio così e si fa. E che probabilmente siete in un periodo un po' nebuloso sul da farsi, sul mi sposto, non mi sposto, faccio questo viaggio, non lo faccio, intraprendo questo nuovo percorso oppure no, mi sposto a livello di residenza oppure no. Gli amici potrebbero effettivamente venirvi in aiuto in questo periodo, nel senso che parlando con loro, chiacchierando, potrebbero farvi vedere lati della medaglia che voi non avevate ancora preso in considerazione. Può venirvi anche bene un mentore che vi aiuti a fare un po' il punto della situazione, un coach, uno psicologo, terapeuta, un avvocato. Adesso dipende da qual è la vostra situazione, però se per esempio fosse una questione di una casa, potrebbe anche essere l'agenzia, no? Un qualcuno di più specializzato in quello che voi volete fare e che vi possa dare qualche dritta. Andiamo a vedere 3 di bastoni. Appeso. L'appeso è una di quelle figure che vi aiuta a vedere le cose da un'altra... 2 di spade. Da un'altra prospettiva. Sì, è proprio la visione che non avete chiara. E qui secondo me la torre, adesso vediamo, però secondo me non è un momento specifico o un qualche cosa che succede, è un po' il live motive di questo semestre, nel senso che secondo me è la parte mentale che va destrutturata, che va rivista, cioè quali sono le vostre credenze, quali sono le vostre paure, quali sono i ruoli che adottate, magari lo fate inconsapevolmente, però quando ve ne rendete conto potete scegliere di smettere di mettervi nel ruolo della vittima. Adesso io dico vittima perché c'è l'8 di spade, Potrebbe essere una situazione dove vi sentite impotenti magari. Però ripeto, è tutta una proiezione della testa perché non vedete chiaro e quindi una persona diciamo più esperta di voi vi può aiutare a rischiarare le idee, a farvi vedere le cose da un altro punto di vista, a farvi andare oltre i dubbi, a farvi vedere nel futuro, cioè nel senso
prendere consapevolezza di che cosa volete voi per voi nel futuro. Se fosse un progetto, vi dico che questa assistenza, questa consulenza potrebbe venirvi bene per capire quali sono i punti di forza e quali sono i punti deboli di questo progetto che hanno bisogno di essere un attimino rivisti. Andiamo a vedere il 9 di spade. Amanti e torre. Voglio una carta per gli amanti e una carta per la torre. Sì, secondo me farete una scelta per il vostro amor proprio. Andrete verso quello che vi fa star bene. Andrete verso quello che secondo voi è il vostro futuro, è il vostro modo di vedere, è la vostra visione che cambierà. Di conseguenza, secondo me, cambieranno anche la vostra direzione, perché comunque tra la carta degli amanti e la carta della torre si interrompe qualche cosa. La carta degli amanti è la scelta tra il vecchio e il nuovo, e qualche cosa mi dice che con scusatemi, che con questo 6 di spade andrete verso il nuovo. Wow. Si destruttura quindi una parte mentale, secondo me, un po' negativa, un po' pesante. Tutti questi dubbi, avete 2 di spade, 2 di bastoni, 2 di pentacoli, quindi tanti 2, tanta dualità. Faccio bene o faccio male? È giusto o sbagliato? E vi dirò, vi manca la sacerdotessa, però possiamo usare questo 3 di bastoni per dire quello che vi voglio dire, però ad un certo punto non è importante se una cosa è giusta o sbagliata. Primo, non si sa mai se la direzione che stiamo prendendo è quella giusta o quella... Beh, in certi casi si sa quando si sta prendendo una decisione sbagliata e ci si infila lo stesso, però diciamo che a prescindere è difficile sapere se una strada è migliore di un'altra. L'unica è provare e sbagliare, eventualmente non succede niente e si può sempre tornare indietro e cambiare di nuovo strada. Però tutto questo macchinio mentale, tutto questo ronzio mentale vi farà vivere secondo me un periodo un po' pesantuccio, e qui il punto è: la sacerdotessa vede oltre la dualità, quindi voi cercate di capire che non importa se una cosa è giusta o sbagliata e che se è da fare si fa. Forza di volontà, determinazione. Qui con il carro si tratta di essere guerrieri o condottieri della vostra vita. Va bene, andiamo a vedere quando succede che cosa, quindi cercherò di dirvi a livello temporale come si sviluppa questo movimento energetico. 7 di bastoni, fante di bastoni che avete già qui, ce l'avete 3 volte il fante, asso di denari, cavaliere di bastoni, regina di coppe e imperatrice. Allora, devo dire, inizio un po' sottotono, anzi, qui è molto facile: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Primi 3 mesi avete 3 carte rovesciate, quindi l'energia è un po' faticosa, secondo me, e ci posso rivedere un po' questo gruppo di carte, quindi questo ruminio mentale, magari qualcuno potrebbe anche isolarsi, essere un po' in fase sì, depressiva, triste, un po' tritamaroni per capirci. E non è uno dei modi migliori per partire effettivamente, però io ho come la sensazione che sarà solo gennaio questo periodo un po' cupo. Già verso febbraio credo che qualche cosa si muoverà, che inizierete a pensare da che parte andare, dove mettere radici, ed è qui che ritorno al tema della casa. Aprile
Cavaliere di bastoni, un impulso in avanti, e lo sento un po' qui, questa spinta che potreste avere in avanti, e secondo me qui è proprio la scelta per amor proprio, il prendersi la piena responsabilità di voi stessi, il diventare una madre migliore di voi stessi. C'è come un'apertura, c'è la crescita, la prosperità, l'abbondanza, e secondo me questo è grazie al fatto che vi lascerete indietro. Può essere questo ruminio mentale, possono essere questioni legate, come vi dicevo prima, alla casa, alla zona di residenza, soprattutto se non state più bene lì dove siete. Questa torre arriva normalmente per cambiare la strada che stiamo percorrendo, perché probabilmente non è allineata con la nostra anima. Diciamo che sì, ci sono come questi dubbi, e li affronterete. Secondo me, quando viene la torre, ragazzi, è sempre un po' il momento clou dove si distrugge tutto quello che abbiamo pensato, ma ci viene data la possibilità di riscrivere tutto. È come quando bisogna rifare una casa, di solito si butta giù, si tengono solo le fondamenta e si ricostruisce magari una casa più sana, una casa strutturata meglio. Siete un po' in quella fase, in una fase di de e restrutturazione. Vi dico, l'esito qui è positivo, ci sarà un po' da stringere i denti i primi 2 mesi, secondo me, poi le cose inizieranno a diventare un pochettino più chiare, soprattutto se comunque vi farete appoggiare da questo consulente di cui vi ho parlato prima. È un consulente mentale, psicologo, psichiatra, mental coach, qualcuno che vi possa insegnare il mindfulness piuttosto che la biodescodificazione, cioè è un qualcuno che lavora con la testa, con la mente. Potrebbe anche essere un avvocato, come vi ho detto prima, un'agenzia per le case. Ok, andiamo a vedere Osho. Stavo guardando se potevo darvi qualche altra lettura alternativa. Però come se si iniziasse da un momento di insicurezza. Ah, per qualcuno, vi dirò, per qualcuno potrebbe effettivamente essere una relazione che inizia con qualcuno, secondo me, di nuovo che conoscete e che vi dà come questa sorta di respiro. Cambia un po' il modo di vedere le cose, ripeto, il consulente va sempre bene. Sì, però secondo me questa nuova conoscenza potrebbe darvi l'opportunità di far arrivare questo appeso, quindi di vedere le cose da un altro punto di vista, di farvi valutare in un altro modo. L'appeso è anche una carta che ci parla di accettazione. Se c'è qualche cosa che non potete cambiare, l'unica cosa è accettare e andare avanti, tra di bastoni, avanti verso il futuro, avanti verso nuove conoscenze, nuovi contratti, nuove situazioni, nuove avventure, una nuova vita. Osho, ok, 3 carte, guardate, ragazzi, è uscita la torre anche qui. Ah no, scusate, è la giustizia. Giustizia, poi abbiamo che qui viene definita come un'apertura, ogni tanto mi impapero quando voglio parlare troppo in fretta. Il maestro, e noi siamo il mondo, il maestro è il matto, e questo è un 10 di pentacoli. È come se smetteste di appartenere al vecchio mondo e vi dirigeste verso quello che è il vostro mondo. Cioè siete i maestri di questo vostro mondo. Noi siamo il mondo. Chi è noi per voi? Voi e il vostro animale da compagnia? Voi e i vostri amici? Voi e la vostra famiglia? E questa carta qui è un'apertura alla giustizia. Credo che vi inviti un po' all'equanimità, perché quando si è... ecco, un'altra cosa. La torre è la carta della caduta dell'ego. Quando si è tanto nell'ego, cioè anche le vittime hanno un ego abbastanza gigante, no?
perché si entra in quel loop dove, soprattutto quando c'è un po' di depressione galoppante, tutti ce l'hanno con me, tutti mi evitano, si ha un po' come quei pensieri autosabotanti, dove in realtà ci si mette al centro dell'attenzione, quello è ego, e non si capisce che ognuno ha la sua vita e che sì, vi sono vicini, ma non possono essere magari sempre lì con voi, e quindi è mettersi al centro dell'attenzione e pensare che tutti gli altri girino intorno a noi. Ve lo dico a titolo informativo, cioè non dico che voi siate così, però uno degli atteggiamenti delle vittime, ve lo dico perché ho l'otto di spade, è proprio quello. Quindi valutate in modo equo, siate, e penso che parte di questo non vedere sia proprio dovuto a questa equanimità, equità che manca. Anche il 7 di, guardate la figura, ehm, rappresenta una persona che è nel proprio centro, perché comunque ha le mani sul cuore, le gambe incrociate, è la classica figura della meditazione, e ha una sfera intorno, come se fosse una protezione da questi 7 di bastoni che le arrivano contro. Sento proprio una sorta di isolamento, ma anche di egoismo, non è egoismo in senso cattivo, è il focalizzarvi solo su di voi. Quindi qui c'è proprio bisogno di un'apertura nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti del mondo. Gli altri non sono responsabili di quello che voi state vivendo, siete voi che co-create, imperatrice, la vostra vita. Co-creare significa creare sia a livello materiale e anche a livello mentale. Prima creo un qualche cosa e poi mi do da fare per mettere in pratica la mia idea. Ok. Abbiamo rete di telecomunicazioni e parla dell'estate. Può essere che questo periodo, ragazzi, vi serva per co-creare, qui siamo a giugno, quindi estate, questo vostro mondo, che cosa è importante per voi, chi sono le persone che sono vicino a voi, con chi telecomunicate. Da qui in poi è come se steste creando il terreno prospero per qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere qualche parola per ispirarvi nel 2026, qualche cosa su cui lavorare potrebbe anche essere. Abbiamo luce, lavorate sulla luce, sull'alto astrale, fede, ecco, guardate, quando arriva la torre, qualsiasi sia la cosa che vi succeda, non importa quanto brutta sia, state pur certi che è mandata dall'universo per redirezionarvi. Semplicità, cercate le cose semplici, probabilmente troppi giri mentali confondono la mente, quindi un invito può essere proprio quello di focalizzarvi sulla semplicità. Una meditazione di Findor per concludere in bellezza. Riempi il cuore e la mente con la pace, l'amore, la serenità e la tranquillità. Fallo la sera, prima di andare a letto, come ultimo atto della giornata e poi al mattino, come prima cosa al risveglio. Quando avrai imparato a fare così, questo meraviglioso stato di coscienza entrerà a far parte della tua vita quotidiana. Per fare davvero bene qualcosa ci vuole pratica. Sviluppa la volontà di praticare e continua ad esercitarti a vivere una vita pacifica e serena fino a raggiungere una padronanza tale che essa sarà parte di te. Comincia fin d'ora. E l'altra carta dice: entra nel silenzio, senti la pace e la serenità che scendono su di te senza che te ne accorga. In questo stato di pace perfetta chiedi e ricevi la mia benedizione. Poi vai, prosegui, animato dalla fede e dalla fiducia assoluta. Fai ciò che va fatto e sappi che io sarò con te lungo tutto il cammino e che tutto andrà per il meglio.
Più è grande il tuo compito, più grande è la fede ed il bisogno della mia benedizione. Impara a farmi entrare in ogni aspetto della tua vita, in modo che tutto sia benedetto da me. Non sono forse in ognuno di voi? Siine sempre conscio, in ogni momento. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi mando la lettera di presentazione dove spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che questo percorso lo potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. Lì per adesso sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero ed è un po' tutto quello che io ho imparato in quasi 30 anni, che è stato condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 splendido, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!